Auditing and GRC Automation in SAP. Autore Maxim Chuprunov, editore Springer. 500 pagine per questo libro, diviso in 3 principali parti. La prima, un'introduzione sulle principali normative di riferimento in ambito di auditing, quindi la parte del COSO, dell'ITIL, l'ISO 27001, con anche dei riferimenti alle principali normative dei vari paesi. La seconda parte del libro si apre con un'introduzione su tutti gli aspetti dei controlli interni, quindi di come definire un internal control system aziendale sui principali processi di business, quindi la parte del procurement, la parte delle vendite, la parte anche degli aspetti IT, quindi gli IT General Controls, dove l'autore ci guida nel definire quelli che potrebbero essere i controlli da inserire in un modello di internal control system su tutti questi vari processi aziendali. Sul finire del secondo capitolo, l'autore ci guida su quelle che potrebbero essere le frodi aziendali e come queste possono avviarsi, possono essere attivate all'interno sfruttando i meccanismi dei processi standard SAP. Quindi perché si avviano delle frodi aziendali, le principali 3 motivazioni, ovvero il che cosa scatena una persona a compiere una frode, quindi ad esempio una esigenza monetaria, un secondo aspetto sul come porre in essere questa frode, un terzo aspetto sul giustificare la sua condotta, e quindi l'autore ci guida nei vari processi aziendali per capire quali possono essere le cause e i modi per realizzare una frode all'interno di SAP. Utile per tutte quelle società che hanno subito una frode per verificare se tutto è in ordine come dovrebbe o migliorare questi aspetti, ma utile anche per chi non ha ancora subito una frode e vuole capire come tutelarsi sotto questo aspetto. Un altro capitolo fondamentale è la parte 3, dove l'autore, dopo averci spiegato e introdotto che cosa significa un internal control system aziendale e come andare a realizzarlo a sistema, ci descrive all'interno del process control, quindi sfruttando quello che SAP ha costruito, quindi ovvero il SAP GRC Process Control, andare a capire come calare i framework aziendali di riferimento, quindi in particolare il COSO Framework, all'interno di questo strumento. Quindi di particolare interesse il capitolo 13.6, dove l'autore ci fa vedere quali sono i principali oggetti dell'anagrafica del GRC Process Control e come sono relazionati tra loro, quindi i processi, i rischi, le organizzazioni, i sottoprocessi e così via. È la parte fondamentale dell'internal control system, perché rappresenta proprio il master data aziendale e come SAP l'ha costruito facendo riferimento ai gli standard di riferimento. Non viene data una descrizione meccanica di come configurare questo prodotto, ma ne viene anche fornita una descrizione dettagliata anche di esperienze di progetto, e questo secondo me è molto utile perché ci permette di capire come SAP ha costruito questo prodotto, come l'ha progettato, ma anche come può essere implementato, e spesso non è mai così semplice andare a calare sui processi aziendali operativi un certo prodotto. Nell'ultima parte della parte 3 ci guida proprio l'autore attraverso delle esperienze progettuali. Utilissimo libro per chi vuol capire quali sono tutti i principali standard di riferimento in ambito di auditing e soprattutto come SAP cala questi standard all'interno del GRC Process Control. Una parte rilevante della sezione 3 è quella proprio di andare ad attivare il modulo del continuous monitoring del GRC Process Control, perché per andare ad automatizzare tutti quei controlli che possono essere automatizzati e facendo in modo di andare a diminuire tantissimo tutti gli aspetti legati ai testing dei controlli e ottimizzando di conseguenza anche il tempo e l'effort necessario ad eseguirlo, normalmente elevato e normalmente difficile poi da seguire nel tempo.
utile anche per l'IT, per capire come gli aspetti di auditing vengono gestiti all'interno dell'azienda e come SAP può risolvere questo aspetto. Sicuramente un libro non recente, ma del tutto valido ed utile per chi vuole iniziare a capire come funziona il GRC Process Control e iniziare ad attivarlo nel proprio sistema aziendale. Se l'hai letto e hai dei suggerimenti, scrivili nei commenti. A presto, ciao!